Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Digital Mystery. L'argomento di oggi avrei potuto inserirlo tranquillamente tra le puntate della serie Esperienze agghiaccianti, tuttavia il fatto che il caso si stia sviluppando proprio qui, sulla piattaforma dove ci troviamo ora, non è un punto che può essere trascurato. Sì, perché proprio su YouTube, da diversi anni a questa parte, sta prendendo piede un fenomeno decisamente inquietante. Uno di quei fenomeni che stenterete a credere possa essere reale, ma vi assicuro che lo è, e conoscerlo sarà un buon modo per poterlo evitare più facilmente. Ecco quindi un culto segreto su YouTube. Negli ultimi anni su YouTube il termine Blood over Intent si sta facendo sempre più popolare. Se ne iniziò a parlare nel 2013 ed è legato alla nascita di una sorta di comunità spirituale formatasi nei meandri del web. Più concretamente si tratta di un rituale abbastanza semplice da realizzare. Chi vuole portarlo a termine deve solamente scrivere su un pezzo di carta le sue intenzioni e in seguito autoinfliggersi una piccola ferita e spargere il proprio sangue sulle parole impresse sulla carta. Lo si potrebbe considerare una sorta di rito di iniziazione per divenire parte di una comunità che ripone la sua piena fiducia nelle potenzialità di un gesto antico come il mondo, sacrificare parte della propria energia vitale per ottenere un risultato magico. Come potrete immaginare, non tutti coloro che portano a termine il rituale Blood over Intent hanno una chiara idea di quali dovrebbero essere i suoi effetti. In generale, coloro che lo praticano credono di sviluppare poteri spirituali e cambiamenti nella loro vita, mentre si scrollano di dosso la falsa realtà in cui siamo tutti presumibilmente imprigionati. È una prova di vita, nel gergo della comunità, che consente di sviluppare un'energia positiva, capace di veri e propri miracoli. Spargere sangue, una pratica radicata nell'antico culto, diventa un modo per realizzare i propri desideri e trasformare in realtà le proprie intenzioni. Da qui il suo nome, Sangue sulle intenzioni. Fin qui potremmo pensare che si tratti unicamente di una nuova tendenza New Age, ma indagando più a fondo sulla questione emergono dei lati di questa pratica alquanto oscuri. La prima cosa che è stata notata da alcuni utenti della community è che tutti i video dove si mostra il rituale presentano un punto in comune, una lunga serie di commenti provenienti per lo più dagli stessi account, profili di persone che a loro volta hanno postato un video simile, vale a dire che hanno partecipato al rito. Questo ci fa supporre che portare a termine il Blood over Intent non significhi solamente sigillare un contratto con le proprie intenzioni, ma anche con una comunità di soggetti fedeli a questa credenza. Persone che tra l'altro si riferiscono le une alle altre con termini quali fratello di sangue o sorella di sangue. E il tutto si fa ancora più inquietante nel momento in cui si viene a sapere da dove viene questa pratica. Alle origini del Blood over Intent c'è una persona, la prima che realizzò il rituale in un video su YouTube. Il suo nome è Mark Brown, conosciuto sulla piattaforma con il nome di Quasi Luminous. Mark non è uno YouTuber come tutti gli altri, non è nemmeno un semplice guru spirituale. Assicura di essere la reincarnazione di Satana e fin dalla sua prima apparizione sul web ha incoraggiato la community a compiere questo sacrificio di sangue, non solo in nome della propria crescita spirituale, ma per garantire la propria salvezza. Perché c'è un'altra cosa che Mark afferma di aver portato a termine realizzando per primo il rituale, vale a dire aver creato il libro della vita, dove vi è posto per un massimo di 144.000 persone, individui che saranno in grado di sopravvivere a ciò che si suppone sia una sorta di apocalisse imminente. E ovviamente, per assicurarsi un posto nel libro della vita, il requisito fondamentale è quello di realizzare il Blood over Intent, riprendere il tutto e caricare il video su YouTube, come prova della propria fedeltà. Ma non è tutto. Secondo Brown, chi non farà il rituale prima del giorno del giudizio finale sarà condannato a morire e soffrire per l'eternità. Conoscendo la sua origine, il Blood over Intent non sembra più una semplice pratica New Age, vero? Ed è qui che viene alla luce la sua parte più oscura, perché effettivamente la maggior parte di coloro che realizzano il rituale
non ha la minima idea di cosa significhi realmente e di cosa comporti. Sì, perché sembra che sia molto più facile entrare in quel gruppo piuttosto che uscirne. Ricordate quando dicevo che i membri di questa community sono per lo più tutti collegati tra loro? Seguono i canali degli altri, si considerano fratelli e sorelle di sangue. Tuttavia, quando uno di loro mostra pubblicamente i propri dubbi in merito all'efficacia del rituale, o critica in qualsiasi modo il rito o il suo leader, viene immediatamente attaccato e minacciato, soprattutto quando esprime il suo desiderio di dissociarsi dalla community. Lo stesso Quasi Luminous, in un commento ad uno di questi video, dice chiaramente: nessuno scappa da questo, neppure tu. A questo punto ci sono alcune considerazioni da fare. Il gruppo nato attorno al rituale Blood of an Intent presenta delle caratteristiche piuttosto inquietanti. Ha un leader ed è basato su regole che devono essere rispettate. Chi si discosta da quelle regole viene criticato e addirittura minacciato. Il leader di questo gruppo è dotato di un alone speciale, è considerato da tutti il fratello maggiore e ha un rapporto molto stretto con il mondo spirituale. Si considera la reincarnazione di Satana, dopo tutto. Il gruppo ha una forte impronta religiosa. Vive la propria dottrina e disciplina in modo radicale. Si tratta di un gruppo fortemente affettivo. Le relazioni personali tra i suoi membri sono molto evidenti. I canali YouTube dei suoi membri si seguono a vicenda. I numerosi commenti sotto a tutti i video sono il segno di un'identità di gruppo molto forte, che arriva ad operare un vero e proprio controllo sul comportamento degli altri. I membri del gruppo sono convinti di essere in possesso della verità assoluta. Credono che entrare nel gruppo e seguirne le regole sia necessario e l'unico modo per salvarsi da un pericolo imminente. I suoi adepti entrano nel gruppo per un senso di insoddisfazione personale, scontento nei confronti della società o delusione. E per ultimo, la dottrina prevede la recitazione di mantra, invocazioni e declamazioni. Detto questo, cosa dovrebbe venirci in mente? Ebbene, quelle che ho appena elencato non sono unicamente peculiarità del gruppo fondato sul Blood of an Intent, ma caratteristiche appartenenti a tutte le sette. Se poi consideriamo che uno dei requisiti fondamentali del rito è quello di caricare sul proprio canale YouTube un video dove lo stesso viene portato a termine, non possiamo negare che ci sia una precisa volontà di diffondere il messaggio a quante più persone possibili. E cosa hanno sempre fatto le sette se non cercare di catturare nella loro rete le persone più vulnerabili, quelle che credono davvero che l'appartenenza a un gruppo possa salvarle da una situazione di vita difficile, una momentanea perdita di fiducia nel mondo circostante. Il rituale Blood of an Intent avrebbe potuto essere unicamente una pratica eccentrica, una delle tante che si sono presentate sul web e fuori dal web da tempi immemorabili. Ma c'è un'ombra oscura che l'accompagna e che le ha dato origine. Un personaggio che forse, al giorno d'oggi, non è ancora dotato di un tale potere da poter realmente costituire un pericolo, ma che potrebbe averlo in futuro. E già sappiamo che gli esiti finali potrebbero essere agghiaccianti. A questo punto la parola la lascio a voi. Si è giudicato questo gruppo troppo in fretta? Le persone che lo considerano un pericolo reale si sbagliano o potrebbero avere ragione? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.